Ciao a tutti, cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Le previsioni durano circa 30-40 giorni dal momento in cui ascoltate il video. Io ho scritto aprile per darvi un'idea temporale, ok? Però comunque tenete presente che potrebbero anche slittare verso fine maggio, verso inizio maggio. Partiamo con gli amici dei gemelli, andiamo a vedere l'energia disponibile per questi 30-40 giorni. Come dico sempre ragazzi, le previsioni sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate una guida, un link ad una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi, che è un corso base, mentre per il corso intermedio c'è sempre il link sotto nella descrizione e inizierà a maggio 2023 e sarà un corso online, dal vivo quindi. E sempre nella descrizione, ragazzi, la descrizione è ricca, insomma, dovete curiosarci. Troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora andiamo a vedere la regina di spade, il giudizio, il fante di coppe e abbiamo un 9 di pentacoli. Wow! La regina di spade sento che siete voi, probabilmente un po' rigidi, un po' mentali, un po' anche freddi mi verrebbe da dire. È comunque un'energia mentale, molto logica, molto razionale. E poi abbiamo questo giudizio. Guardate, vedendo queste tre carte, ragazzi, giudizio, che fa riferimento o a una presa di consapevolezza o alla chiamata di tipo divino o in questo caso di tipo fisico. C'è un fante di coppe, quindi per qualcuno può essere che ci sia una sorta di soddisfazione personale nel risentire qualcuno che è da tanto che non sentite. Considerato che abbiamo un fante di coppe, per molte persone si può trattare di qualcuno che venga a porgervi delle scuse. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 2 di pentacoli, wow, un 2 di spade. E il diavolo, ragazzi. Cicli che si ripetono. Quando c'è la regina di spade e il diavolo può far riferimento a un ipercontrollo. Effettivamente le persone che guardate ragazzi, ho più la sensazione, perché le persone che sono tanto mentali tendono a controllare, tendono a stabilire regole e a seguirle poi anche le regole, no? E certe volte questo tipo di atteggiamento potrebbe soffocare. Ho come la sensazione che qualcuno qui potrebbe essere semplicemente richiamato a questo tipo di atteggiamento. Andiamo a vedere il giudizio. 4 e 4. 4 di spade e qui 2 e 2, come se la situazione si stesse evolvendo. Diciamo che da una iniziale rigidità, magari anche all'interno della relazione, perché se per caso avete conosciuto una persona da poco e magari la regina di spade rappresenta la persona che avete conosciuto, può esserci che ci sia una sorta di ipercontrollo della situazione o cose di questo genere. E vi dico così perché c'è anche il 4 di pentacoli, che normalmente è una carta di attaccamento. C'è una questione da chiarire, c'è una questione di cui parlare, c'è qualche cosa da guarire anche in molti casi, perché il 4 di spade fa riferimento al bisogno, alla necessità di prendersi un tempo per guarirsi. Andiamo avanti, magari poi mi è più chiaro questo diavolo. È come se qualcuno non vedesse che sta creando dei cicli, mi verrebbe da dire malsani, un po' tossici, con questo ipercontrollo.
Perché il 2 di pentacoli è una carta di cicli che si ripetono, di alti e bassi. E c'è qualche cosa con questo 2 di spade che non vedete. Qui probabilmente inizierete a vederlo. O perché sarà qualcun altro a richiamarvi all'ordine, o perché semplicemente avrete quella presa di consapevolezza di cui ci parla il giudizio. È come se ci fosse una sorta di distacco da qualche cosa, ed è un po' quello che vi dice il giudizio, di fare un passo indietro, di staccarvi dalle emozioni, di, diciamo, vedere quali sono le dinamiche che si instaurano e capire il perché. Andiamo a vedere il fante di coppe. Mm, mm. Wow. Allora, nel caso siate di quel gruppo che sta aspettando, diciamo così, un rientro, un ritorno, ho come la sensazione che questo potrebbe succedere in aprile, diciamo più verso fine mese, senza che voi dobbiate fare necessariamente molto perché avete il carro al contrario, come se non vi doveste muovere. Può anche voler dire che qualcuno vi fa un'offerta, appunto, vi chiede scusa, potrebbe essere che vi chiedono di magari ricominciare a vedervi, ma ho come la sensazione che voi stiate bene così. Avete un 9 di coppe e un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza e di amor proprio. Se invece, ragazzi, siete del filone dove magari non avete nessuno e tendete a ipercontrollare, questo anche un po' nel caso in cui la persona sia del passato. Qui il consiglio è di sviluppare quel lato di voi, diciamo, statico. Perché chi tende a controllare, chi tende a pensare, chi tende a programmare è una persona molto mentale, quindi tende anche ad agire parecchio. Mentre chi è più emotivo tende a essere più nella fluidità del momento ed è un po' quello che vi consigliano qui con tutte queste carte. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Giudizio un'altra volta e 10 di coppe al contrario. Qui avete un 9 di coppe, qui avete un 10 di coppe. È come se riuscisse a capire che cosa manca per rendervi completi. Tecnicamente il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza, è una carta di una persona che sta da sola, quindi di un single proprio, anche degli imprenditori alle volte, e che vi fanno comunque sentire appagati. Ho come la sensazione che qualcuno, ragazzi, qui si renderà conto che non ha proprio come priorità la famiglia. Semplicemente è una cosa di cui vi renderete conto grazie a questo giudizio. Sapete, è un po' il far cadere le certezze, il momento torre, quando uno cresce pensando che creare una famiglia sia la cosa più importante, poi arrivate ad un certo punto dove vi rendete conto che forse no, non è la cosa più importante per voi, ma è quello che vi hanno fatto credere fosse importante per voi. Allora, considerato che ci sono due figure, la carta del diavolo, queste situazioni altalenanti. Può anche essere, ragazzi, che qua vi rendiate conto che anche se l'altra persona torna con tutte le buone intenzioni del mondo, che fondamentalmente non si può instaurare una relazione familiare con questa persona. È un po' come se alla fine del periodo vi rendeste conto che sarebbe meglio, preferibile amare se stessi piuttosto che stare in una situazione dove c'è un diavolo, dove c'è un ipercontrollo. Avrete, guardate, avete due volte la carta del giudizio, quindi avrete una sorta di illuminazione, appunto, una sorta di presa di consapevolezza. Bene, andiamo a vedere una carta degli angeli del cuore. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Perché effettivamente quando c'è il diavolo, e normalmente si parla di relazioni karmiche, c'è sempre qualche cosa da imparare. Dipende sempre se la regina siete voi, se è l'altra persona, se è anche solo una dinamica che si è instaurata in questa conoscenza magari, o con questa persona. Però ecco,
quello che mi viene da dire vedendo questa carta è che le persone molte volte hanno bisogno di un tempo per sciogliersi, per aprirsi, soprattutto chi è tanto tanto mentale nel controllo. Tenete presente che sono persone che magari sono anche abituate a controllare le emozioni, quindi non sono molto espansive, o cose di questo genere. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Oh wow! Beh, in effetti qui c'è un 10 di coppe con una famiglia allargata, quindi potrebbe essere. Non lo sento tanto, sinceramente. Beh, abbiamo un fante di coppe che sì, potrebbe fare riferimento a un bambino. Allora, se la vediamo in questo senso, è come se voi non vi poteste spostare troppo dalla posizione in cui siete, proprio perché magari avete dei bambini da gestire. Però la lettura cioè, resta più o meno quella, nel senso che è un po' come se preferiste rimanere così. Chiama la tua anima gemella. Wow, le tue preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni vi faranno incontrare. Che non è questa, eh. Quindi probabilmente c'è una persona che dovrà arrivare. mm, Scusate. Migliore di questo mese, di quella che incontrerete questo mese, insomma. Cari amici dei gemelli, spero che la lettura, insomma, vi sia utile per indirizzarvi nelle energie disponibili in questo mese. Se vi è comunque servita potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici della bilancia, anche per voi andiamo a vedere le energie disponibili per l'amore per questo mese. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto e se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di Tarocchi, trovate il link al corso dal vivo che si terrà a maggio 2023, quindi in quel video spiego come funziona e trovate anche il link per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, quindi se vi interessa sapere di che cosa si tratta potete guardare quel video lì e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 8 di coppe, cavaliere di coppe, 3 di bastoni e 8 di pentacoli. Interessante. L'otto di coppe parla sempre di un movimento che può essere interno o esterno, quindi un movimento a livello emotivo, c'è qualcuno che normalmente è proprio, diciamo, una spinta interna a spostarsi da dove si è. Perché? Perché con l'otto di coppe si avverte una sorta di vuoto emotivo, c'è qualche cosa che manca e è un po' come se iniziaste a fare un lavoro interno per capire che cos'è quello che manca, perché vi sentite così vuoti. Abbiamo poi anche un cavaliere di coppe e ragazzi può essere tranquillamente una nuova persona che entra ed essendo un cavaliere di coppe ho come l'idea che potrebbe essere proprio una persona con una certa intenzione. Il 3 di bastoni mi parla di espansione, di progetti, di cose che continuano, che si espandono appunto. E l'8 di coppe mi parla di normalmente di lavoro. Però in questo caso, essendo una lettura di single, può essere che o ci sia una questione lavorativa a fine mese che, diciamo, vi terrà occupati, può essere una prospettiva di lavoro magari con questa nuova persona che conoscerete a livello romantico, o semplicemente ehm, qualche questione che riguarda la vita di tutti i giorni. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario, la carta del giudizio al contrario. Sì, in effetti è un po' come vi dicevo, no? C'è qualcuno qui che... ehm, Beh, vedendo le carte così vi dirò che il vuoto dipende dal fatto che non abbiate notizie di una persona nello specifico da parecchio tempo e questo giudizio contrario potrebbe fare riferimento al fatto che non ci vedete chiaro su una determinata situazione. Se non avete nessuno, magari il cavaliere di spade è un ex remotissimo, ehm,
avvertite comunque un vuoto e ora che iniziate a buttarci un po' la testa dentro. Sapete, quando uno vuole sconfiggere un proprio limite, semplicemente il, diciamo, uno dei metodi è andarci dentro, proprio affrontare la cosa per togliersi il dente. E qui è un po' quel discorso lì. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. 7 di coppe, 3 di bastoni nuovamente e re di pentacoli. Ragazzi, potrebbe essere che questa persona vi offra di fare un viaggio, vi proponga di fare una sorta di trasferimento, ma lo sento più un viaggetto, tipo un viaggio fuori porta, tipo un... anche solo potrebbe essere un passo in più all'interno della vostra conoscenza, perché per qualcuno potrebbe essere una persona che si conosce da tanto tempo, ma con il o la quale non c'è ancora stato niente di romantico. Guarda, te la sento in realtà una persona molto concreta, eh? Non è una persona che ha tanti castelli cioè che vi fa tanti castelli in aria, soprattutto perché è un re di pentacoli. È una persona generosa, l'offerta che vi pone è insomma piuttosto seria. Andiamo a vedere il tre di bastoni. Imperatrice. E asso di denari al contrario. Interessante perché c'è una carta di espansione, tanta concretezza sento in questa lettura. C'è una carta di espansione, ma c'è una carta come di qualcosa che non mette proprio radici, si espande ma non mette radici. Questo è interessante. Datemi un'altra carta per l'imperatrice. Ragazzi, allora, fate attenzione, io sono sempre quella del fate attenzione, però io ve lo dico, almeno uno sa che cosa potrebbe capitare e voi vi comportate di conseguenza. Il fatto che ci sia questa questione dell'espansione potrebbe essere, perché è vero che io qui vi ho detto che può essere una persona concreta e che pare non ci siano, che non vi illuda, però vedendo poi queste carte, ho come la sensazione, adesso voglio andare a vedere l'otto di pentacoli, però ho come la sensazione che la persona vi faccia fare ehm, dei voli, diciamo così, con la fantasia, per quello che riguarda il costruirvi una famiglia. Magari per qualcuno è una persona che veramente viene con questa intenzione, che non è solo un'illusione. Cioè, ho come la sensazione che sì, 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 ragazzi, qui qualcuno viene a farvi o una proposta di matrimonio. So che siete single, lo so, però magari c'è quella persona che conoscete da un po', con la quale magari siete amici intimi e non avete mai pensato che potrebbe esserci qualche cosa in più. Beh, quella persona arriva, si manifesta, vi fa l'offerta, vi dice, perlomeno vi fa pensare a quanto potrebbe essere bello creare una famiglia insieme. È vero che in questo momento non ci sono le basi e bisogna lavorare sulla relazione. Fatemi vedere quest'otto di pentacoli. Però guardate, i presupposti ci sono tutti, eh. E se per caso questo re di spade è è una persona del passato, mm, se per caso questo, questo cavaliere di spade è una persona del passato, è un po' come se vi doveste allontanare da questa energia. Vi dirò, l'otto di pentacoli è spiegato da un 6 di spade, da un 2 di spade e dagli amanti al contrario. Ehm, come vi dicevo, c'è da lavorare, non c'è ancora niente di concreto, per adesso sono, diciamo, parole, non voglio dire illusioni, però tenete sempre presente che vale quello che la persona fa, il passo concreto più che le parole. Perché qui che cosa c'è? Che cosa succede? Che con il 6 di spade si tratta di allontanarsi da certe idee e qui avete il 7 di coppe, quindi sono le proiezioni, le illusioni, ehm,
che vi portano a fare o che fate da soli, cioè ognuno poi sappiamo che quando vogliamo intensamente una cosa, poi appena ci danno quella briciola, noi ci afferriamo a quella briciola con tutto noi stessi. Però in realtà è come se l'amore ancora qui non fosse maturo. Ci sono le prospettive, però, ragazzi. Ci sono un sacco di prospettive, ma bisogna uscire da queste credenze limitanti, da questi vincoli mentali. E ho la sensazione che questo 8 di coppe deve portarvi in quella direzione. Però bellissima conoscenza, devo dire, perché è una conoscenza che può veramente promettere bene. Le intenzioni ci sono, io sento, e che probabilmente manca qualche cosa di concreto. Occhio perché c'è anche qualche cosa che qua non si vede bene, E lavorate sul vostro amor proprio. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli. 2. Wow, sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli, ma che bello. E molto presto decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Wow! Amici single, fatemi sapere nei commenti, ma ho come la sensazione che presto non sarete più parte di questo gruppo. Io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dell'Aquario, anche per voi andiamo a vedere quali saranno le energie disponibili. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione sotto nel video trovate una guida che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di Tarocchi, che è un corso base. Trovate il link anche al corso intermedio di Tarocchi che inizierà a maggio 2003, sarà un corso dal vivo. E sempre sotto nella descrizione c'è anche il link al video per eventualmente abbonarsi al canale se vi interessa sapere di che cosa parlo nella sezione degli abbonamenti, insomma potete guardare quel video lì e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con la stella al contrario, la regina di coppe al contrario, un asso di bastoni e un 2 di coppe. Allora, la stella al contrario mi dà un po' la sensazione che siate un po' carenti di speranze, di obiettivi e avendo anche questa regina di coppe come l'idea che nella prima parte perlomeno del mese di aprile, ehm, sì, sarete parecchio, mi viene da dire demotivati, parecchio... sì, perché quando c'è la stella al contrario parla proprio di una persona che è senza obiettivi, che è un po' anche senza speranze alle volte. E la regina di coppe è una carta che parla di emozioni fortemente altalenanti. Adesso andiamo poi a vederli dopo con i mini tarocchi, cerco di spiegarli meglio. Sta di fatto che a fine mese abbiamo questo asso di bastoni che molte volte fa riferimento all'incontro intimo e un 2 di coppe, un inizio, un compromesso, magari un incontro, un invito a cena o la voglia di cominciare qualcosa, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta. Fante di bastoni e 4 di pentacoli. Allora, o siete ancora attaccati a qualcuno del passato, a questo fante di bastoni, o ragazzi probabilmente non avete, come dire, la speranza di poter trovare, non siete più attaccati all'idea di trovare una persona entusiasmante per voi, mi verrebbe quasi da dire. Andiamo a vedere la regina di coppe.
Vi sento un po' troppo prudenti, un po' troppo chiusi in voi stessi. Sì, probabilmente ci sono queste emozioni che continuano a salire e a scendere, non vi fanno stare molto tranquilli. Ehm, È come se foste un po' disillusi. Però questo fante di bastoni ha tutte le buone intenzioni del mondo. C'è la carta del matto, è una persona genuina, anche la proposta è genuina. C'è il 6 di bastoni, che è una carta di riconoscimenti, di successi. Guardate, ho come la sensazione che potrebbe essere una nuova conoscenza che piano piano comincia a intensificarsi col passare delle settimane. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Nove di pentacoli e regina di spade. Vi sento un po' rigidi in questo senso, probabilmente attaccati alla vostra indipendenza, alla vostra libertà e anche abbastanza intransigenti per qualcuno su questo. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché poi c'è un compromesso. Quindi può essere che o arriviate a un compromesso che faccia felice le due parti, o che semplicemente decidiate che sì. Che belle ragazzi, imperatrice e 10 di coppe. Allora, il fatto che l'imperatrice sia il contrario, perché giustamente se è una relazione che è appena iniziata, deve ancora iniziare ad espandersi, ma è come se vi dicessero che c'è il terreno fertile con questa persona per poter creare un appagamento emotivo. Il 10 di coppe tenete presente che fa parte della famiglia completa, quindi completa di madre, padre e figli, o madre, madre, figli, padre, padre, figli, insomma adesso poi lì ognuno adatti la lettura alla propria realtà. Quindi la vedo molto molto bene, fatemi sapere nei commenti entro la fine di maggio, scusate, di aprile, inizio maggio, così come si muovono le energie, perché qui ragazzi potrebbe veramente nascere una relazione che vi dà speranza, mi viene da dire, visto che abbiamo iniziato con la stella, che comunque è una carta che quando è il contrario indica un po' la mancanza di obiettivi, la mancanza di speranza. La mancanza anche di fiducia, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli angeli del cuore. Separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Guardate, l'unico momento in cui posso dirvi che potrebbe succedere è diciamo intorno alla metà di aprile. Ma è un viaggio, un viaggetto, una cosetta, diciamo così. Potrebbe essere per lavoro. E conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Wow, che bello! Qui si tratta proprio di essere onesti l'uno nei confronti dell'altra. Sapete, il 2 di coppe è l'arcano minore degli amanti e nella carta degli amanti, non so se avete presente, se ve la ricordate, ve la metto qui, guardate. Le due persone, le due figure sono rappresentate nude, proprio perché si intende quell'amore puro, quel sentimento talmente puro, talmente genuino, da potersi permettere di mettersi a nudo nei confronti dell'altra persona. Ok? Quindi è quel, ok, mi fido completamente di te, mi fido completamente del fatto che tu mi possa capire, mi fido completamente del fatto che... e basta trovo ecco. Vedete? Mi fido completamente del fatto che posso essere onesto, onesta con te stesso. Ed è un po' quello, il fatto di mettersi a nudo, di svelare anche le paure, le titubanze, i timori, le sofferenze, le esperienze passate. Cioè non aver paura di esprimersi, di aprirsi, di farsi conoscere per quello che realmente si è, anche perché solo così l'altra persona ci può apprezzare al 100%, perché noi diamo il 100% di noi stessi, il bello e il brutto, ok?
Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!